Buongiorno ragazzi, parliamo della crisi degli anni 30, della Grande Depressione, da un altro punto di vista, cioè dal punto di vista delle trasformazioni economiche e soprattutto delle trasformazioni delle classi sociali, dei nuovi rapporti all'interno delle classi sociali. Negli anni 30 e non specificamente riguardo agli Stati Uniti, ma in tutto il mondo ci sono delle tendenze che riguardano tutto il mondo occidentalizzato, tutto il mondo industrializzato, non riguardano solo gli Stati Uniti. Vi ricordate la Grande Depressione, la crisi economica è generale, riguarda tutti. Sono tendenze poi che resteranno nel tempo, cioè negli anni 30 con la Grande Depressione avviene qualcosa che resterà stabile, che darà i suoi frutti anche negli anni 40, negli anni 50, anche dopo la seconda guerra mondiale. Alcune di queste tendenze non sono nuove perché erano già iniziate, erano già visibili nell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, e ne abbiamo già parlato riguardo alla trasformazione delle classi sociali nella seconda rivoluzione industriale, fine 800, inizio 900. Quindi negli anni 30 e successivi si approfondiscono dei processi che già erano in atto nella seconda metà dell'Ottocento. Però vi sono anche delle cose nuove rispetto all'industrializzazione della seconda metà dell'Ottocento, la seconda rivoluzione industriale, e ovviamente queste cose nuove si possono esprimere fondamentalmente in una sola espressione: interventismo statale. Non solo negli Stati Uniti abbiamo visto lo Stato interviene direttamente nell'economia, gestisce spesso direttamente l'economia, protegge, vedremo, ben precise classi sociali, cerca di risolvere i problemi anche delle classi più deboli. Quindi un interventismo statale, uno statalismo in economia che non è solo quello delle politiche keynesiane negli Stati Uniti da parte del presidente Roosevelt, ma riguarda un po' tutto il mondo occidentale. Addirittura alcuni liberali in polemica con questo parlarono addirittura di socialdemocratizzazione delle società liberali, delle grandi potenze liberali e capitalistiche. Questo interventismo statale diventa poi fortissimo, lo vediamo, nei paesi che risposero alla crisi economica o comunque alle trasformazioni economiche con l'instaurazione di regimi totalitari in cui lo Stato controllava completamente l'economia, uno Stato dispotico come in Italia, come in Germania, come in Unione Sovietica, ma ricordate anche in tanti altri stati e staterelli italiani, tanti altri stati e staterelli europei si imposero delle forme di dittatura, di regimi di estrema destra, o clericali, o conservatori o fascisti. Però questo interventismo statale molto forte riguarda anche le potenze democratiche, quelle che rimasero democratiche, d'accordo? Allora, c'è l'emergere di un nuovo ceto medio. Attenzione, facciamo una distinzione tra il nuovo ceto medio e il vecchio ceto medio tipicamente ottocentesco. Il vecchio ceto medio aveva una posizione privilegiata. Vedete, ceto medio al posto di classe media o di borghesia è proprio un'espressione che si impone negli anni 20 e negli anni 30. Prima non veniva usata l'espressione ceto medio. Il vecchio ceto medio ottocentesco era fatto da liberi professionisti, da commercianti, spesso anche da borghesi molto piccoli. Il vecchio ceto medio corrisponde alla media e alla piccola borghesia dell'Ottocento, quindi liberi professionisti, commercianti, piccoli imprenditori, artigiani, piccoli proprietari terrieri, d'accordo? Allora,
questi vanno in sofferenza. Questi vecchio ceto medio, piccola e media borghesia proprietaria, va in sofferenza, si riduce di numero, molti di loro perdono la loro proprietà a causa della crisi e devono cercare un lavoro salariato. Quindi noi abbiamo dei detentori di mezzi di produzione, anche piccoli mezzi di produzione, piccoli proprietari, il vecchio ceto medio anche di piccoli proprietari, o, o di professioni liberali, di liberi professionisti, sono in difficoltà con la crisi economica degli anni 30, ma in generale con le nuove trasformazioni economiche si riducono fortemente il numero a favore di un nuovo ceto medio molto più instabile. Il nuovo ceto medio è costituito in realtà da impiegati di Stato, aumentano moltissimo gli impiegati di Stato perché aumenta la burocrazia, aumentano gli apparati dello Stato, quindi abbiamo una nuova figura, un nuovo ceto medio di impiegato, d'accordo? L'impiegato forse è proprio il simbolo, l'espressione del nuovo ceto medio. Il nuovo ceto medio, a differenza del vecchio ceto medio, non è un proletario, non è un operaio, però attenzione, molto spesso non possiede mezzi di produzione, quindi questo nuovo ceto medio, attenzione, rischia sempre di proletarizzarsi, di perdere il lavoro, di dover cercare un altro tipo di lavoro. Certo, gli impiegati, attenzione, non sono solo impiegati di Stato, sono anche impiegati della grande industria. Le industrie diventano sempre più grandi, sempre più complesse, hanno bisogno di moltissimi impiegati, moltissimi funzionari, di quadri dirigenziali, grandi e piccoli, di commercialisti, di tantissimi impiegati. Ma poi ci sono anche lavoratori, attenzione, quindi vedete un nuovo ceto medio che a differenza del vecchio ceto medio non ha mezzi di produzione, non ha proprietà e quindi come gli impiegati cosa fanno? Devono guadagnarsi da vivere solo in base al loro lavoro e quindi capite che questo li rende molto affini ai proletari. La differenza è che i proletari fanno un lavoro fisico, produrre merci in una fabbrica, mentre questo nuovo ceto medio fa un lavoro di tipo intellettuale, l'impiegato di concetto, si diceva una volta, fa un lavoro di tipo intellettuale, però questo nuovo ceto medio impiegatizio ha paura di essere confuso con i proletari, ha paura di essere considerato alla stregua dei proletari. Spesso il nuovo ceto medio fa dei lavori stagionali o poco qualificati, saranno anche lavori intellettuali, ma a un certo punto queste persone finiscono per guadagnare non molto di più degli operai, oppure guadagnano tanto quanto guadagnano gli operai. Abbiamo già visto la difficile condizione degli insegnanti in Italia, in tutto il mondo, la scolarizzazione di massa, l'istituzione da parte dello Stato dell'istruzione di massa, di scuole, magari pubbliche, magari di Stato, di ogni ordine e grado, fa aumentare enormemente il numero degli insegnanti, ma anche il numero dei collaboratori scolastici, il numero di quelli che lavorano nelle segreterie delle scuole, il numero di quelli che lavorano nell'apparato di Stato che gestisce le scuole, non so, i provveditorati, eccetera. E quindi si tratta di impiegati, ho fatto l'esempio degli insegnanti, ma ce ne sono tantissimi, di funzionari, di burocrati, che non guadagnano particolarmente, come purtroppo gli insegnanti o ancora il personale della scuola. Quindi hanno paura di essere ricacciati nel proletariato, di essere considerati alla stregua del proletariato. Loro non vogliono questo, pensano di avere comunque uno status superiore rispetto al proletariato, anche se guadagnano allo stesso modo, di essere colti, di avere uno stile di vita, delle abitudini diverse, però vedremo che anche questa differenza tende nella società di massa ad assottigliarsi, d'accordo? Quindi il problema è che gli impiegati, questo nuovo ceto medio, ha in comune con il proletario di fabbrica il fatto di essere un insieme di salariati, lavorano, hanno solo la loro forza lavoro, magari non fisica ma intellettuale,
hanno solo il lavoro per vivere, non delle proprietà, e in cambio del lavoro percepiscono uno stipendio. Sono una sorta di operai non di fabbrica, ma di operai sociali, d'accordo? Di operai intellettuali. E quindi questo rende la situazione problematica da molti punti di vista. All'interno di questo nuovo ceto medio non proprietario che percepisce un salario, lavora solo in base alle proprie competenze, non potendo sfruttare una proprietà, ci sono anche lavoratori dei servizi. Prima queste cose non esistevano. Vi ricordo, nasce il turismo, l'industria balneare, ma anche l'industria culturale, d'accordo? L'industria culturale, il cinema, la radio, ci sono tantissimi funzionari anche in questo, d'accordo? Cioè lavoratori dei servizi, oggi li chiameremmo il terziario, aumentano sempre di più, ripeto, nel settore turistico, nel settore dell'industria culturale, della cultura di massa, il cinema, i giornali e così via. Molte sono anche le nuove professioni connesse spesso appunto al terziario, al consumo di massa, e sono quindi professioni di un nuovo ceto medio che non è molto garantito, non si sente molto garantito, il cui posto di lavoro può cessare da un momento all'altro, spesso hanno dei contratti addirittura peggiori rispetto a quelli degli operai, non riescono a sindacalizzarsi in maniera forte come il vecchio ceto, la vecchia classe operaia. Spesso il loro posto di lavoro dipende esclusivamente dal gradimento del pubblico. Se il pubblico non va più, non si reca più in quella località termale, questi impiegati perdono il posto, magari lavorano negli alberghi, nei ristoranti e così via, appunto, nei servizi, nel turismo e così via. Quindi abbiamo questo problema, il vecchio ceto medio proprietario si assottiglia e va in sofferenza anche per via, ricordate, delle grandi concentrazioni. I trust, i monopoli aumentano dovunque, quindi il rischio che i piccoli proprietari non ce la fanno più, falliscono e si proletarizzano o si impiegatizzano, le loro proprietà vengono prese da grandi proprietari sempre più grandi. Questo sia in agricoltura sia nell'industria. Il vecchio ceto medio di proprietari, anche piccoli, rischia di essere fagocitato dalle grandi aziende agricole o dalle grandi industrie, d'accordo? La riduzione dei contadini, questo abbiamo visto, inizia veramente sin dall'inizio della rivoluzione industriale, ma è del tutto evidente alla fine dell'Ottocento i contadini diminuiscono di numero, si spostano nelle città, comunque iniziano a fare altri lavori. Quelli che sono proprietari spesso indebitati non ce la fanno, devono vendere la piccola proprietà agricola, perché al posto della piccola proprietà agricola si afferma la grande azienda agricola meccanizzata, la grande azienda agricola invece della piccola azienda agricola con le macchine e con un'organizzazione scientifica del lavoro che finisce per non aver più bisogno di tanti contadini, finisce quindi per espellerli dalla loro professione. E l'interventismo statale si verifica in molti modi. Una cosa impressionante che viene negli anni 30, ma che destinata a durare negli anni 40, negli anni 50, ma anche fino a noi, è il fatto che cambia il ruolo del sindacato. Molto spesso lo Stato, che diventa interventista, assume il ruolo del sindacato, cioè lo Stato stesso diventa una specie di sindacato. Quindi nei paesi totalitari come Italia, Germania, Unione Sovietica e tutti gli altri paesi europei totalitari, i sindacati, lo sapete, vengono totalmente inglobati all'interno del governo, dello Stato, del potere politico, e quindi diventano in realtà sindacati di Stato che non possono differenziarsi dallo Stato. Però attenzione, anche nei paesi democratici come gli Stati Uniti d'America, soprattutto,
i sindacati finiscono spesso per essere inglobati nell'apparato statale. Lo Stato coopta i sindacati, lo Stato, attenzione, lo Stato paga i sindacati, li utilizza per funzioni che prima i sindacati non avevano, quello per esempio di controllare la produzione, d'accordo? I sindacati vengono inseriti nell'apparato statale, il governo dà ai sindacati funzioni di controllo del lavoro, quando addirittura, come stavo accennando, i governi non sostituiscono totalmente i sindacati. È il governo che finisce per fare arbitraggio, mediazione tra le parti, cerca di trovare gli accordi tra i proprietari e i lavoratori. Il governo al posto dei sindacati. Questo significa che i sindacati perdono potere? Sì, per quanto sembri strano, negli anni 30, in piena crisi, in piena grande depressione, a differenza di quello che ci si aspetterebbe, cioè un aumento del potere dei sindacati, visto che ci sono un sacco di disoccupati, di lavoratori precari e così via, invece i sindacati perdono potere. Cioè, stranamente, non ci sono grandi movimenti sindacali, proteste, eccetera. Anzi, proprio negli anni 30 assistiamo a una debolezza del movimento operaio, del movimento sindacale, della capacità degli operai di organizzarsi, come proprio adesso che è arrivata la crisi, molti operai diventano disoccupati. E questo si spiega in molti modi. Molti storici hanno messo in evidenza che i disoccupati dispersi nel territorio appunto non riescono a coordinarsi e a organizzarsi proprio perché sono disoccupati, non hanno più un centro, un punto di riferimento quale può essere la fabbrica, il posto di lavoro. È più difficile organizzare, coordinare, arrivare proprio ai disoccupati, stanno ognuno per conto loro a casa propria, magari oppure in giro, quindi hanno difficoltà a organizzarsi. Ma questa è soltanto una delle possibili spiegazioni. Molti altri interpreti hanno messo in evidenza l'inadeguatezza del vecchio sindacato rispetto alle nuove dinamiche lavorative. Ci sono nuovi lavori, una nuova organizzazione del lavoro, nuovi contratti di lavoro. Il sindacato vecchio stampo, quello fatto per la classe operaia, non riusciva più a interpretare le esigenze di questi disoccupati o di questi nuovi poveri. Per un motivo o nell'altro, comunque negli anni 30 in America, soprattutto in America, ci saranno degli scioperi e delle manifestazioni, ma sempre e comunque economiche, per ottenere un miglioramento, un lavoro, un miglioramento delle condizioni di lavoro. Non saranno mai scioperi politici, cioè la classe operaia, i partiti operai non produrranno più non produrranno più proposte di rivoluzione, di cambiamenti complessivi politici. Comunque abbiamo un indebolimento del movimento operaio, d'accordo? Cosa succede? L'interventismo statale non è solo nei confronti dei sindacati o tendenti a prendere il posto dei sindacati. L'interventismo sindacale, attenzione, in tutto il mondo è non solo negli anni 30, ma sempre fino ai nostri giorni, dopo la seconda guerra mondiale e fino ai nostri giorni. Attenzione, gli stati con i loro governi si trasformano sempre più in difensori del vecchio ceto medio, dei proprietari, piccoli artigiani, cioè quelli che rischiano, l'abbiamo visto, di fallire, di diventare i nuovi poveri, i nuovi disoccupati. Questo vecchio ceto medio, soprattutto il piccolo vecchio ceto medio, la piccola borghesia fatta da piccoli contadini, piccole proprietà, modeste imprese, piccoli artigiani, piccoli imprenditori, vengono aiutati in tutti i modi dallo Stato, ma ancora adesso è così. La piccola proprietà privata viene aiutata, ottengono un sacco di finanziamenti, di sgravi fiscali, di benefici, d'accordo?
soprattutto leggi antitrust, cioè si fanno delle leggi antitrust per salvare, per esempio, i piccoli contadini, la piccola proprietà contadina dall'arrembante invasione della grande proprietà che compra tutto, che distrugge tutte le piccole proprietà. Si fanno leggi contro le concentrazioni dei grandi gruppi. Quindi che cosa succede? In tutto il mondo è così. Gli stati diventano i difensori dei piccoli proprietari, in particolare agricoli, ma non solo, piccoli industriali, aziende manifatturiere a gestione familiare, d'accordo? Perché lo Stato fa questo? Perché trova ovviamente un bacino di consenso in questo. Questi piccoli proprietari, aiutati sempre di più dallo Stato, una tendenza, ripeto, decennale che è arrivata fino a noi, che trasforma completamente la politica, in cambio votano per questi governi. Molto spesso questi governi, soprattutto quelli che aiutano i piccoli contadini, sono governi, scusate, non si vede, non è inquadrato, spesso sono centristi, governi centristi o governi conservatori, capite? Come restano al potere i partiti di ispirazione cristiana, i partiti conservatori, i partiti di ispirazione cristiana che saranno molto forti nel dopoguerra, l'Unione Cristiano-Democratica, la CDU di Angela Merkel è ancora adesso al potere, partito centrista di ispirazione cristiana, anche in Francia, anche se poi lì invece ridurranno il proprio potere, ma la Democrazia Cristiana in Italia sarà il partito di maggioranza relativa per decenni e governerà per decenni l'Italia nel dopoguerra, prendendo un sacco di voti dai contadini, cioè dai piccoli contadini proprietari a cui che la Democrazia Cristiana favoriva in tutti i modi, con elargizioni, con finanziamenti, eccetera. Quindi attenzione, questo può essere anche pericoloso, perché si crea uno scambio politico. Ci sono interi governi, intere nazioni, oppure determinati partiti politici, centristi, cattolici di centro, moderati o conservatori, che diventano strettamente legati al consenso dei dei piccoli proprietari, soprattutto dei piccoli proprietari agricoli. D'accordo? Questi partiti diventano dipendenti da questa classe sociale, finiscono per agire non più per il bene generale, ma per il bene di determinati gruppi sociali, in particolare piccoli artigiani, piccole aziende a gestione familiare, piccoli contadini votano sempre per questi partiti moderati o cattolici, ma il rischio è poi che i soldi dello Stato, delle tasse, questi partiti quando sono al governo li spendano prevalentemente per mantenere, magari al di fuori della logica di mercato, queste classi di piccoli proprietari, d'accordo? Quindi ci sarebbe qualche critica magari da fare a questo processo politico, economico. Ma un altro problema grossissimo è: che cos'è la classe? La società di massa, il consumo di massa, rende difficile la tradizionale distinzione tra le varie classi sociali. Sono improponibili, secondo molti, le distinzioni ottocentesche tra proletari e capitalisti. Abbiamo visto che ci sono tantissime sfumature intermedie e soprattutto l'impiegato, soprattutto il funzionario, d'accordo? Quello che ha un lavoro intellettuale, lavora per lo Stato, per le società private, ma ottiene un salario esattamente come i proletari. Cioè, generalmente un impiegato, un lavoratore dei servizi non viene considerato classe operaia, però di fatto il suo reddito è simile a quello della classe operaia. Di fatto le differenze non riguardano il reddito, ma l'istruzione. Si vantano di essere
istruiti, di essere colti, gli impiegati, questa piccola borghesia impiegatizia, di avere un'istruzione superiore rispetto ai lavoratori di fabbrica, rispetto agli operai. L'impiegato ha un modo di vestire diverso, ha dei comportamenti diversi, ha uno status sociale diverso, gli usi, i costumi, le abitudini e così via. Ma è davvero così? È sempre meno così, perché noi abbiamo il consumo di massa e dopo la crisi economica, dagli anni 40 in poi nel secondo dopoguerra, che cosa significa questo? Che enormi fasce di contadini e di operai accedono agli stessi consumi degli impiegati, della piccola borghesia, d'accordo? L'impiegato, il funzionario, finisce per avere le stesse idee, le stesse aspirazioni, gli stessi consumi rispetto al contadino oppure all'operaio, d'accordo? Quindi molti dicono che le classi sociali non esistono neanche più nel vero senso del termine. Abbiamo una sorta di omogeneità, contadini o operai aumentano il loro salario, consumano sempre di più, non solo, ma anche attraverso la radio, il cinema, i giornali, eccetera. È l'istruzione, perché prima erano analfabeti, ma con l'istruzione anche i contadini, gli operai hanno una certa cultura. Quindi qual è la vera differenza tra contadini e operai che vanno a scuola, che guadagnano, che consumano, che acquistano una casa di proprietà rispetto ai funzionari, rispetto agli impiegati? Queste differenze sembrano non esistere più, d'accordo? Prima gli impiegati avevano comunque un'istruzione, un modo di vestire, dei comportamenti, degli usi, delle abitudini diversi, magari più aperti, invece adesso anche negli anni 50, dopo la seconda guerra mondiale, ma anche prima, anche contadini operai hanno le stesse idee, guardano la stessa televisione, la televisione inizia solo dopo la seconda guerra mondiale, ascoltano gli stessi programmi radiofonici, le stesse canzonette o leggono gli stessi libri, anche operai e contadini possono leggere, cioè abbiamo una massificazione con l'aumento del reddito della classe operaia e dell'istruzione. Noi dire ci sono delle classi è difficile, sembra esserci proprio una massificazione all'interno del consumo di massa, anche le abitudini, le aspirazioni, la morale diventano del tutto simili, d'accordo? Quindi sembrerebbe esserci un'unica categoria e questo appunto può essere un problema, perché ripeto, il funzionario, abbiamo preso quello del nuovo ceto medio che lavora e riceve un salario senza avere delle proprietà significative. Abbiamo preso ad esempio di questo ceto medio come figura emblematica l'impiegato. L'impiegato non vuole essere considerato come il contadino o come l'operaio, l'impiegato non vuole essere considerato come come un lavoratore manuale, però spesso le differenze non ci sono più, anche differenze appunto culturali e così via, d'accordo? Avete già capito, ma l'abbiamo già detto parlando del nazionalismo tardo ottocentesco, moltissimi di questi piccoli proprietari o di questi funzionari rischiano di radicalizzarsi e di votare per partiti di estrema destra, fascisti o nazisti. Infatti, il ceto impiegatizio fu alla base del consenso anche elettorale che ebbero Mussolini e Hitler, d'accordo? Quindi c'è un problema. Ci fanno guadagnare quanto gli operai, quanti contadini, ci considerano come loro. Ormai cosa siamo? Non abbiamo più status sociale, non vogliamo essere come gli operai contadini e quindi nasce una frustrazione all'interno di questo piccolo ceto medio impiegatizio che
che li porta a volte a esprimere la loro rabbia dando il consenso a movimenti di estrema destra, antidemocratici, antiparlamentari, d'accordo? Adesso capite perché gli stati e i governi, anche quelli appunto conservatori, moderati, eccetera, perché molti governi e molti partiti fanno di tutto per mantenere in vita i piccoli proprietari. Perché finché i piccoli proprietari restano piccoli proprietari, avranno una mentalità moderata o conservatore, voteranno per i partiti borghesi moderati e conservatori. Però è il rischio che quando i piccoli proprietari, specie i contadini, ma non solo, perdono la loro proprietà, falliscono e devono diventare anche loro impiegati, dipendenti dei servizi, d'accordo? Lavorano in una ludoteca prendendo 4 soldi, cioè c'è il rischio poi che perdendo la proprietà, perdendo la propria attività, questi si proletarizzino, si affidino a questi nuovi lavori nel terziario e così via, e così non voteranno più, d'accordo, per i partiti borghesi, liberali, moderati, cristiani o conservatori, finiranno per votare per partiti estremisti. La loro rabbia, la loro frustrazione, dicono: io vengo da una famiglia che aveva quel mobilificio, adesso è arrivato il mobilificio dalla Svezia, io ho chiuso, per poter lavorare devo andare dal mobilificio che mi ha fatto fallire, quello svedese, e dire: guarda, io ho una competenza, io ne capisco di mobili, mi assumete. Quindi capite, cambia proprio la loro visione dello status sociale, questo crea frustrazione. Molto spesso questa frustrazione si riversa nel consenso nei confronti di movimenti di estrema destra. Quindi è anche per questo motivo che in tutti i modi possibili, anche nel secondo dopoguerra, i governi centristi, conservatori, moderati, molto spesso appunto basati su partiti conservatori come in Inghilterra, oppure su partiti moderati come quelli di ispirazione cristiana in Italia e in Germania. È per questo motivo che a tutti i costi difendono i piccoli proprietari affinché non perdano la loro proprietà. Quindi la grande novità che inizia a partire dagli anni 30, forse anche prima, negli anni 30 diventa evidente nonostante la crisi, e poi quando sarà superata la crisi del dopoguerra ancora di più, è l'omogenizzazione delle classi sociali. Appunto, molti sostengono che non si può neanche più parlare di classi sociali, che vi è un'unica classe sociale omogenea, mobile, e le trasformazioni e le trasformazioni, la mobilità sociale, il fatto di essere povero, diventare subito ricco, essere ricco ma rischiare di essere povero, queste cose si accentuano enormemente, quindi si accentua enormemente l'instabilità, la precarietà, il carattere variegato, sempre cangiante di un'unica enorme classe media, di un unico enorme nuovo ceto medio più o meno povero, molto spesso che non possiede proprietà, che è piuttosto preoccupato, d'accordo? C'è una mobilità sociale, abbiamo visto queste cose sono arrivate fino a noi, una stratificazione sociale non più rigida, a differenza di quella dell'Ottocento. Nell'Ottocento, sapete, la classe sociale non dipendeva solo dal fatto che avevi più soldi o che avevi meno soldi, d'accordo? Dipendeva anche dall'appartenenza familiare. Tu eri figlio di un contadino, diventavi contadino, anche se eri un contadino ricco. Tu eri figlio di un operaio, diventavi operaio, anche se si trattava di un operaio specializzato pagato molto, d'accordo? Cioè, l'appartenenza di classe dell'Ottocento era determinata dall'appartenenza familiare. E, non solo, l'appartenenza di classe implicava, questo l'ho già accennato,
una diversità di cultura, una diversità negli usi, nei modi, nella morale, nella tradizione, nello stile di vita. Un contadino o un operaio, per quanto ricco, aveva una tradizione, una morale, uno stile di vita, una cultura diversa rispetto al ceto medio, anche al ceto medio più povero, d'accordo? Gli operai contadini comunque, non lo so, anche nel modo di vestire, nelle relazioni sociali, erano più chiusi, no? Erano così, avevano anche delle idee diverse, magari più tradizionali, cioè nell'Ottocento non era solo una questione di soldi. Tu appartenevi a una certa classe sociale perché nascevi in una famiglia che apparteneva a quella classe sociale e tu finivi in quella classe sociale. Indipendentemente dal reddito, anche lì le differenze non erano necessariamente di reddito. Nell'Ottocento un impiegato di banca aveva una cultura maggiore rispetto a un contadino o a un operaio, aveva uno stile di vita più aperto, più mondano, più liberale, più libertario, apparteneva ad una tradizione, a un insieme di usi, di abitudini che erano differenti rispetto al contadino e al proletario. Abbiamo visto che negli anni 20, 30, 40, 50, anche dopo la seconda guerra mondiale, questo non c'è più, c'è un'omogeneità di comportamenti anche da parte della classe contadina. I consumi diventano gli stessi, i contadini vanno a scuola, le idee diventano le stesse, anche il modo di relazionarsi tra le persone diventa più libero e più trasgressivo anche tra i contadini, anche tra gli operai, iniziano a leggere, ad avere le idee, delle idee che magari sono le stesse idee, dei bisogni che magari sono gli stessi bisogni o le stesse aspirazioni rispetto al piccolo ceto medio. Anche abbiamo visto anche per via dell'industria culturale, tutti vedono la cultura di massa, tutti vedono gli stessi film, tutti ascoltano le stesse canzonette, tutti ascoltano la radio, anche l'operaio e il contadino può appassionarsi alla musica classica ascoltandola alla radio. Prima non aveva magari l'abitudine di andare a teatro ad ascoltare Beethoven, mentre il piccolo funzionario di banca, anche con pochi soldi, andava la sera ad ascoltare Beethoven. Invece adesso non è così. In Inghilterra, ma è così anche adesso, se voi andate a Londra, gli operai come si distinguono dagli impiegati? Anche gli operai escono dal lavoro e vanno a vedere il musical nel West End oppure il concerto rock, d'accordo? Quindi idee, consumi, anche per via ovviamente dell'industria culturale che è massificante, persino tra i contadini, idee, consumi, abitudini, modi di vita diventano uguali per tutti, anche per le cosiddette classi popolari. Non c'è più una vera distinzione tra classi popolari e borghesia, piccola borghesia, soprattutto se questa piccola borghesia non è più una piccola borghesia proprietaria, ma è una piccola borghesia di funzionari, di impiegati, di burocrati, di lavoratori in uno stabilimento balneare, di lavoratori in un ristorante e così via. E quindi grosso problema che investe anche la sinistra tradizionale, i partiti socialisti, socialdemocratici, il movimento operaio, che purtroppo per troppo tempo nel corso del Novecento hanno continuato a comportarsi con quei vecchi schemi come se vi fosse ancora una distinzione di classe e una lotta di classe simile a quella dell'Ottocento, quando ormai le classi diventano evanescenti o si compenetrano l'una con l'altra o danno luogo ad un'unica classe omogenea però molto fluttuante
al proprio interno. La mobilità sociale aumenta. In precedenza ho detto, trovare un lavoro che non fosse un lavoro manuale dipendeva dall'appartenenza familiare, soprattutto. Ma adesso non è così. Il lavoro dipende sempre più dall'istruzione, dalla competenza, dalle esperienze lavorative che uno ha fatto. Quindi anche un povero, anche un figlio di un contadino, anche un figlio di una classe cosiddetta popolare, anche un figlio di un contadino, anche un operaio può studiare, avere un'istruzione, ottenere una competenza, l'istruzione e le competenze che gli daranno un lavoro molto migliore rispetto al padre che faceva il contadino e l'operaio. E quanti figli di famiglie contadine e operaie diventano avvocati, diventano medici, diventano ingegneri, diventano funzionari, studiano, competono e spesso riescono a accedere ad una classe sociale molto migliore di quella di provenienza, cosa che prima, anche sicuramente nell'Ottocento, non sarebbe stata neanche pensabile. Quindi vedete, per la piccola borghesia tutto questo è un pericolo. Io posso avere anche i soldi, io posso avere anche una proprietà terriera, ma se mio figlio non studia, se mio figlio non si impegna, rischia di non trovare lavoro. Nel Novecento, anni 20, 30 e poi soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, non ci sono più le rendite, non ci sono più i privilegi feudali. Non si vive soltanto perché il genitore possiede una proprietà e tu sfrutti quella proprietà. Non ci sono più i contadini che lavorano gratis per te. Anche il figlio di un cosiddetto aristocratico deve studiare, acquisire delle competenze e essere intelligenti, altrimenti rischia di non trovare lavoro e di non riuscire in nessun modo a mantenere la proprietà di famiglia. Tu hai un'enorme proprietà aristocratica di famiglia, un latifondo, un parco, un castello. Se tu non lavori, quel castello lo devi vendere, non riuscirai a mantenerlo. Gli aristocratici ormai in molti paesi non esistono più, non hanno più i loro privilegi economici, ma non hanno più neanche un riconoscimento legale, cioè i nobili, gli aristocratici non sono più riconosciuti dalla legge come tali e quindi anche loro, come i proprietari borghesi, se non studiano, se non hanno competenze, se non si mettono in gioco nel rapporto del lavoro, nel mercato del lavoro, rischiano di impoverirsi e di, nonostante tutte le loro arie, il volersi vestire bene, essere educati, parlare bene, poi senza i soldi fanno una brutta fine, d'accordo? Quindi mobilità sociale, omogeneizzazione delle classi sociali, omogeneità delle classi sociali, ma in un quadro in cui si è sempre a rischio, in un quadro in cui è facile arricchirsi, ottenere un lavoro, un prestigio molto superiore a quello dei tuoi genitori, ma è facile anche, quando vieni da una famiglia ricca e proprietaria, non riuscire, a differenza dei tuoi genitori, a mantenere quello status, quello stile, quel tenore di vita e a impoverirti improvvisamente. Quindi classi sociali oppure un'unica, magmatica e complessa classe sociale. Siamo nel Novecento, dopo la Seconda Guerra Mondiale, questo processo, questi processi che vi ho detto si accentueranno ancora di più. Alla prossima lezione.